L'altro giorno, mentre preparavo il video sulla produttività, una tra le prime ricerche di Google c'era appunto la fatidica domanda: come essere felici? E questa cosa mi ha fatto pensare: è possibile che nonostante tanta gente sui social faccia vedere che è felice, su Instagram, su Facebook, faccia vedere che è felice, sorridente, che ha una bella vita, vada comunque su un motore di ricerca per la ricerca della felicità? Scusate il gioco di parole. Ciao a tutti, io sono Rosalinda e oggi un nuovo video, un nuovo Let's Talk, quale appunto parlerò della felicità. Prima di cominciare però vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace se vi piace il video. Ecco, nonostante ci troviamo comunque in un periodo abbastanza delicato, è possibile che tanta gente, tante persone vadano alla ricerca di tale domanda, di una domanda del genere: come essere felici, come arrivare alla felicità, cos'è la felicità? Però questa era una domanda che veniva posta anche prima. Secondo me c'è un grande lavoro da fare su se stessi prima. Crescere personalmente, fare una crescita personale, una delle cose più importanti per stare tranquilli con se stessi e quindi arrivare in un certo senso, arrivare alla felicità, è appunto non portare rancore, lasciare andare. Io sono una di quelle persone che porta sempre tanto rancore e mi è sempre molto difficile lasciare andare le cose. Però ci si rende conto che appunto una volta che si lascia andare si sta bene. Perché è come quando togli un sasso. Mi ricordo tempo fa feci una meditazione appunto per lasciare andare. Lui dava questa metafora, no? Di visualizzare, immaginare un lago e intorno c'erano tante pietre. Tu eri lì a fissare il lago, era tutto così bello, così rilassante, però comunque tu sentivi questo peso che avevi dentro e quindi prendevi questi sassi e li buttavi nel lago. I sassi erano appunto l'allegoria del lasciare andare, dei problemi che ci portavamo dentro, dei problemi che si hanno all'interno, ecco. Facendo questo esempio voglio semplicemente dire che appunto lasciando andare ci svuotiamo, no? Ci alleggeriamo ed è più facile anche per noi poter vedere le cose in maniera diversa, perché magari inizialmente quando abbiamo vissuto un'esperienza negativa è un po' difficile per tutti, vediamo le cose in maniera più negativa forse, no? Però una volta che abbiamo lasciato andare vediamo che quella cosa è lì, non ci tocca più, è una cosa distante da noi. Fa parte del nostro passato, magari anche noi ci siamo comportati male, ma non importa, perché noi siamo stati quella persona, è quello che ci ha reso così oggi. Un altro punto fondamentale che secondo me non tante persone fanno è la gratitudine. Essere grati per ciò che si ha, essere grati di avere una famiglia che ci ama, di essere grati di essere circondati da persone che ci vogliono bene, essere grati di avere un tetto sulla testa, anche piccole cose alla fine, anche la più piccola cosa è qualcosa che dobbiamo vedere in maniera positiva, e che ci avvicina alla felicità. È appunto quel qualcosa che non rendendoci conto, perché molte volte diamo per scontato così tante cose. Sì, va bene, ah sì, c'è quel mio amico che mi scrive, che sì, si preoccupa sempre per me, ma lo conosco da una vita, cioè non ha importanza. Noi invece dobbiamo dare importanza a quell'amico, dobbiamo dare importanza a quella persona che ogni volta che ci vede e ci fa un sorriso. Insomma, dobbiamo cercare di prestare attenzione a tutte queste cose ed essere grati. Beh, una volta che abbiamo imparato a lasciare andare e ad essere grati, dobbiamo cercare di eliminare, contrastare i pensieri negativi. In base a questo, appunto, prendiamo in considerazione le nostre convinzioni limitanti. Cosa sono le convinzioni limitanti? Tempo fa lessi un libro di psicologia che parlava al riguardo. Convinzioni limitanti non sono appunto delle convinzioni che abbiamo nella nostra mente di noi stessi. Prendiamo per esempio determinate convinzioni limitanti: non sono abbastanza brava nelle cose, le persone non trovano nulla di interessante in me, eccetera eccetera. Una volta che ho visto quali sono le convinzioni limitanti, devo appunto vedere quali sono gli incantesimi verbali.
Gli incantesimi verbali sono quelli che andranno ad eliminare, quindi pian piano, giorno per giorno, andarle a leggerle e rileggerle, andranno ad eliminare, a contrastare appunto i miei pensieri negativi e quindi le mie convinzioni limitanti. Gli incantesimi verbali per esempio adesso, che vanno a contrastare le convinzioni limitanti che ho detto precedentemente, possono essere: sono abbastanza brava nelle cose e riesco a risolvere qualsiasi problema si pone dinanzi a me. Le persone sono interessate a me perché sono coraggiosa, dipendente, divertente, eccetera, eccetera. Ecco appunto, adesso questi incantesimi verbali non hanno fatto altro che andare a metterci una pietra sopra, andare ad eliminare, a contrastare i miei pensieri negativi, le mie convinzioni limitanti. Perché ho parlato delle convinzioni limitanti? Perché talvolta la felicità non facciamo altro che allontanarla noi stessi. La allontaniamo noi stessi privandoci di opportunità magari che possono avvicinarci il più possibile ai nostri desideri, a quello che vogliamo fare, soltanto perché non abbiamo abbastanza fiducia in noi stessi o perché ascoltiamo la voce di persone che ci circondano, che non ci sostengono abbastanza e non credono in noi. Oppure molto spesso succede che pensiamo di non meritarla neanche la felicità. Ecco appunto che dobbiamo andare ad eliminare i pensieri negativi, la negatività che c'è in noi, perché così facendo vedremo tutto in maniera negativa, le persone che ci circondano, noi avremo un comportamento negativo, eccetera, eccetera. Dai valore all'amicizia, c'è quell'amico che non importa se stava andando a dormire, ma se tu stai male, lui è lì per te, non importa se sono le 2 di notte, se è impegnato, se ha da fare, lui è lì per te, non importa cosa, è sempre lì pronto ad ascoltarti, a sostenerti, ad essere lì per te e a farti sorridere, a sorridere e anche fare le scemenze insieme, ecco. Quindi dai valore all'amicizia, ma dai anche valore a te stesso. Aiuta. Aiutare è davvero un grande passo verso la felicità, perché soltanto guardare il sorriso della persona che abbiamo appena aiutato ci cambia così tanto, ci fa vedere il mondo in maniera diversa, ci rendiamo conto di quante realtà esistono, di quante realtà, di quante vite, di quante situazioni, di quante esperienze ci sono nel mondo, diverse dalle nostre, e magari possono essere più felici, più negative, più tristi. Ecco, quindi aiutare aiuta tantissimo. Aiuta davvero tantissimo ad essere più felici. E voglio concludere questo video dicendo: a volte la felicità sembra qualcosa di così lontano e irraggiungibile, quando in realtà è racchiusa in piccoli momenti che ci porteremo dentro per sempre.